allora, come sono andate le tue vacanze? Spero che si siano svolte all'insegna della serenità e della letizia. Le mie, tutto sommato, lo sono state, anche se devo ammettere di avere un pochettino ecceduto per quanto concerne il cibo. Mi sono dato da fare in cucina, a me piace molto cucinare, quindi ho cucinato praticamente qualsiasi cosa. Inoltre, ci ho dato dentro con i vari torroni e panettoni e insomma il bilancio, nonostante che mi fossi riproposto di fare un pochino di moto fisico, è stato decisamente negativo e quindi mi sono incrafenito oltremodo. Ma prometto, tra i vari propositi del nuovo anno, tra cui ci sono alcune interessanti novità per il canale, di riprendere anche a fare il mio jogging quotidiano in modo da rientrare ampiamente in carreggiata. E veniamo all'argomento del giorno. Se ben ricordi, tempo fa ti ho presentato un software che poi alla fine dell'anno abbiamo decretato essere stato il migliore in assoluto per la manutenzione del computer, che si chiama Glary Utilities. Tra le varie cose permette di fare una manutenzione completa con un solo clic. Ebbene, è uscita la nuova versione di Glary Utilities con un algoritmo migliorato che promette davvero di fare miracoli per il nostro computer. E allora andiamo subito a vedere se è vero. Ti senti pronto? Iniziamo. E allora tuffiamoci subito a bomba e andiamo a procurarci la nuova versione delle Glary Utilities. Per farlo apriamo il nostro browser preferito, non importa quale sia, io utilizzo Chrome ma puoi utilizzare Edge, Firefox, Opera o qualsiasi altro browser e una volta aperto nel motore di ricerca digiteremo come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e nella pagina dei risultati scegliamo quella che dovrebbe essere sempre la prima voce, ovvero il dominio gentiluomodigitale.it. Facciamo clic per aprire il nostro sito e una volta aperto nella parte in alto andiamo sulla sezione Downloads. Facciamoci clic su e nella pagina che si aprirà scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare questa voce, quella che si chiama Glary Utilities 6.4. Per scaricare il file facciamo clic su questo pulsante azzurro dove c'è scritto File Download e vedremo che questa volta ci metterà qualche secondo in più ad essere scaricato perché il file è un pochino più grosso del solito. Ecco fatto, il file è stato scaricato e quindi ci basterà fare doppio clic sullo stesso per aprire la cartella compressa che lo contiene. Una piccola precisazione prima di continuare: se per caso non dovessi trovare il link con il pulsante per il download, niente paura, nel sito ti ricordo che c'è questa lente di ingrandimento in alto su cui potrai cliccare, digitare Glary Utilities e ti verrà fornito comunque il link per il download. Chiudiamo quindi la finestra del browser retrostante e andiamo ad installare il nostro programma. Per farlo ci basterà fare doppio clic sul file gusetup.exe contenuto nella cartella compressa, accettare tramite il pulsante sì che vengano apportate modifiche al nostro PC e ci troveremo nella finestra di installazione delle Glary Utilities. Potremo a questo punto chiudere la finestra compressa retrostante e fare clic sul pulsante avanti in basso a destra per avviare l'installazione. Ci verrà richiesto di accettare il contratto di licenza, cosa che faremo cliccando sul pulsante accetto in basso e quindi nella finestra successiva cliccheremo nuovamente su avanti senza cambiare il percorso di destinazione. Quello che ti consiglio di fare in questa finestra è di deselezionare le ultime due voci, lasciando solo attiva quella che serve a creare un'icona sul desktop e cliccare quindi finalmente sul pulsante Installa. Attendiamo alcuni secondi l'installazione delle Glary Utilities. Ecco fatto, le Glary Utilities sono state installate e in quest'ultima finestra potremo togliere il segno di spunta su View Release Notes, lasciando invece attivo quello che ci consente di eseguire le Glary Utilities, di cui ti faccio notare che è stata creata un'icona sul nostro desktop in modo tale da poterle lanciare comodamente le volte successive. Facciamo quindi clic sul pulsante Chiudi in basso e si avvieranno le nostre Glary Utilities.
Come naturalmente potrai vedere, ci sono alcune funzionalità che sono marcate come Pro. Quella che naturalmente abbiamo scaricato è la versione gratuita. Ma se andiamo sullo stesso sito Glarisoft a vedere quali sono le differenze, in realtà ci rendiamo conto che la versione free fa già tutto quanto quello che serve ad un computer normale. Infatti si occupa della velocizzazione del computer, della riparazione dei problemi, della protezione della privacy e di effettuare gli aggiornamenti non in maniera automatica nel caso della versione gratuita, ma in maniera manuale, come vedremo tra un po'. Quello che non fa è la cosiddetta pulizia completa, che comunque è possibile fare in un altro modo che vedremo, la manutenzione automatica, ma ci resta sempre quella manuale, e non ci sarà infine il supporto illimitato da parte del centro assistenza della Glarisoft. Ma per il resto, come vedremo, la versione free delle Glary Utilities non ha quasi nulla da invidiare alla sua sorella maggiore a pagamento. E come prima cosa andiamo proprio a vedere come funzionano gli aggiornamenti manuali di Glary Utilities, quelli disponibili nella versione free. In basso a destra esiste una icona deputata che si chiama appunto aggiornamento software, su cui potrà campeggiare un badge che indicherà il numero degli aggiornamenti disponibili per il tuo computer. Cliccando su questa icona si aprirà una finestrella in cui ci sarà un link ad un sito che si chiama File Puma, su cui Glary mette tutti gli aggiornamenti disponibili per il nostro computer. In questo caso, cliccando sul pulsante Download, andrei a scaricare l'aggiornamento per Google Chrome, che tra l'altro non mi ero accorto nemmeno io che non era aggiornato su questa macchina, quindi lo farò quanto prima. Chiudiamo queste finestre e andiamo invece a vedere le funzionalità principali di Glary Utilities. E andiamo a vedere come prima cosa proprio la famosissima One Click Maintenance, ovvero la funzionalità che ha reso celebre Glary Utilities, e cioè la possibilità con un solo click del mouse di fare una completa manutenzione del nostro computer. Manutenzione che è stata resa nell'ultimo algoritmo ancora più efficiente rispetto alle precedenti. Clicchiamo quindi su One Click Maintenance e nella finestra che si apre potremo andare a scegliere i tipi di manutenzione che vogliamo effettuare sul nostro computer. Di default sono selezionati i primi due e gli ultimi due. Potremo scegliere se aggiungere anche la riparazione del disco qualora avessimo o sospettassimo di avere dei problemi sul nostro hard disk, e l'eliminazione tracce, che ci consente di eliminare, oltre ai file temporanei, anche la cronologia e i file recenti. Optiamo quindi per una manutenzione completa, clicchiamo semplicemente sulla voce scansione problemi ed attendiamo il termine della nostra manutenzione automatica. Ed ecco fatto, mangiato un cuneese, non ho fatto neanche in tempo ad aprire il secondo, ma tanto il primo era più buono, e il programma ha finito di lavorare. Quello che vediamo è che ha trovato una serie di problemi che potremo risolvere e che invece per le voci riparazione disco e gestione avvio non sono stati individuati problemi di sorta. Quello che dobbiamo fare a questo punto è cliccare sul grosso pulsante ripara problemi per procedere con la riparazione degli stessi, che normalmente dura il tempo di un altro cuneese circa, direi. E niente, non sono riuscito neanche a finire di scartare il cuneese, mi è andata male questa volta. Come vedi, tutti quanti i problemi sono stati egregiamente risolti e la nostra macchina è stata velocizzata ed ottimizzata. Ho dovuto interrompere un attimo la registrazione perché avevo il rum che mi era andato nel naso. Andiamo a vedere le altre potenzialità di questo interessante programma che si trovano tutte quante sul lato sinistro.
La prima si chiama Pulisci e ripara. Se ci clicchiamo su vediamo che abbiamo la possibilità di andare a fare una manutenzione approfondita manualmente, effettuando sia la pulizia del disco che la pulizia del registro, la riparazione dei collegamenti, la ricerca dei file duplicati, la ricerca di cartelle vuote che potranno essere eliminate, la gestione del menu contestuale che ci consente di aggiungere e rimuovere voci dal menu contestuale ed infine la gestione delle disinstallazioni, cioè un uninstaller in piena regola che ci consente di rimuovere, di fare una rimozione pulita di vari software installati sul nostro PC, anche in maniera abbastanza efficiente. Anche se c'è da dire che, a mio avviso, Revo Uninstaller fa un lavoro un pochino migliore rispetto a Glary Utilities solo da questo punto di vista. Abbiamo poi la voce ottimizza e migliora che ci consente di gestire le applicazioni e i servizi che vengono avviati automaticamente sul nostro PC, la deframmentazione del disco che, mi raccomando, va fatta solo su dischi meccanici e mai su dischi SSD, cioè su dischi allo stato solido, l'ottimizzazione della memoria, interessantissima questa cosa perché ci consente di liberare memoria RAM nel caso in cui ne abbiamo poca, la deframmentazione del registro, questa a differenza della deframmentazione del disco può essere effettuata anche se abbiamo dischi SSD perché è una cosa completamente diversa, un controllo del disco che abbiamo in realtà appena effettuato con la One Click Maintenance come abbiamo visto poc'anzi, la gestione dei driver molto interessante che ci consente di andare sulla voce qui in alto aggiorna ed effettuare una ricerca al termine della quale verranno individuati eventuali driver da aggiornare sulla nostra macchina. Io in questo caso chiudo la finestra, ma ti garantisco che la procedura è davvero semplicissima ed immediata. Abbiamo quindi l'aggiornamento del software che abbiamo visto in apertura e che ci notifica per mezzo di questi badge quando uno o più software sulla nostra macchina sono da aggiornare. La sezione privacy e sicurezza, che più che alla sicurezza secondo me è deputata alla privacy vera e propria, infatti consente di eliminare le tracce, di recuperare file cancellati, di crittografare file, di gestire i componenti aggiuntivi, quindi le estensioni e i plugin dei vari browser in maniera esterna al browser, di distruggere completamente un file una volta che è stato cancellato per renderlo non recuperabile ed infine di monitorizzare tutti quanti i processi che sono in esecuzione sulla nostra macchina, onde individuare quelli che magari ci rubano troppa memoria. Spostandoci quindi sulla sezione file e cartelle, invece troviamo l'analizzatore di spazio su disco che è molto utile e ci consente di individuare a colpo d'occhio, come possiamo vedere dopo aver selezionato un disco e cliccato su OK, la ripartizione dello spazio occupato sulla base delle cartelle principali che vanno appunto ad occuparlo. In questo caso vediamo che ad esempio il 60% dello spazio di questa macchina virtuale è deputato a Windows, il 14% ai file, il 6% agli utenti e così via. Questo ci dà modo sicuramente di comprendere meglio come è distribuito lo spazio sul nostro disco e soprattutto di ottimizzarlo al meglio in base a quelle che sono le nostre esigenze. Abbiamo poi il file splitter che ci consente di prendere un singolo file di grosse dimensioni e suddividerlo in due o più file più piccoli in modo da poterli gestire meglio e da poterli poi successivamente riunire anche in un unico file. Quello che trovo relativamente inutile è la ricerca rapida perché è sostanzialmente una duplicazione di questa lente di ricerca che ci consente di andare a trovare in seno al nostro hard disk qualsiasi file o cartella. Abbiamo infine la sezione relativa agli strumenti di sistema che tuttavia non fa altro che riportare una serie di funzionalità già native in Windows, come appunto le informazioni stesse di sistema che ci dice tutto quanto quello che è disponibile sulla nostra macchina, la possibilità di effettuare il backup di registro
di ripristinare da un backup precedentemente fatto, di riparare i file di sistema. Questo è un normalissimo comando SFC che abbiamo visto tante volte per la riparazione appunto dei file di sistema, la possibilità di effettuare il backup di sistema utilizzando l'utility di backup di Windows, il ripristino di configurazione di sistema che ormai conosciamo benissimo e infine la possibilità con l'ultimo pulsante di annullare tutte quante le modifiche che sono state fatte per mezzo di Glary Utilities. Insomma, non possiamo che considerare questo strumento un vero e proprio factotum per tutte quante le nostre macchine, dato che, come abbiamo sempre detto, con un solo clic del mouse, quindi in maniera efficace ma anche semplicissima, ci consente di fare una manutenzione completa e di velocizzare tutti i nostri PC. E veniamo ai ringraziamenti del giorno, che oggi vanno a 3 miti del canale, nelle persone di Stefano Petrolini, in arte Petrus, di Thomas2915 e di Davide Barraco per i loro generosissimi super grazie. E veniamo ai nuovi abbonati del canale, che ringrazio naturalmente a nome mio e di tutta quanta la community, nelle persone di Elcon, Paolo Gasparini, Stefano Damiani, Roberto Ferraris ed infine Paolo Dal Pozzo. A voi tutti un grosso grazie per il vostro sostegno alla community. E veniamo all'ultimo ringraziamento che, come sai, è sempre quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia fino in fondo e detto questo non mi resta che salutarti e come di consueto darti appuntamento alla prossima.